Siamo giunti alla pagina sportiva, subito il calcio, amarissima eliminazione per l'Inter dopo i tempi supplementari nelle semifinali di Coppa UEFA. I neroazzurri milanesi, unica formazione italiana rimasta finora impegnata nelle competizioni europee di calcio, non sono riusciti a Madrid a difendere con il Real il vantaggio dell'andata. Partita drammatica per l'Inter, che ha lamentato infortuni a catena ed una espulsione. Nel turno delle coppe di ieri sera non sono mancati anche altri risultati a sorpresa. Vediamo le immagini. Il Real Madrid e l'anziano Santillana sono proprio la bestia nera dell'Inter. Come lo scorso anno, i madrileni hanno precluso la finale di Coppa UEFA ai milanesi, che in questo torneo non sono mai riusciti ad andare oltre le semifinali. I precedenti stagionali del Real, da 24 incontri imbattuto sul proprio terreno, la sua fama di protagonista in clamorosi recuperi nelle partite di Coppa e le precarie condizioni fisiche di Rummenigge, schierato da corso all'ultimo momento, rendevano assai arduo il compito dell'Inter di difendere il 3-1 ottenuto 2 settimane prima a San Siro. Dopo un avvio arrembante del Real, senza conseguenze però, l'Inter sembrava aver trovato le misure per controllare gli avversari, apparsi campioni anche nel picchiare. Ne avrebbe fatto le spese Altobelli, costretto poi al sesto della ripresa a lasciare il posto a Marini. Il Real in chiusura di primo tempo riusciva a passare grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo in area di Mandorlini su Michel. Inutile il tentativo di Zenga di opporsi al tiro dal dischetto del messicano Sanchez. Nel secondo tempo, dopo l'uscita di Altobelli, la fortuna voltava ancora le spalle all'Inter, quando, dopo questa azione del Real, il palo della porta spagnola respingeva un forte tiro di Bergomi. Al 18esimo, l'Inter, già in debito di forze, subiva il raddoppio di Gordillo, che al momento qualificava il Real. Una reazione piena di rabbia e generosità, 3 minuti dopo consentiva però ai nerazzurri di riappropriarsi del diritto di passare alla finale. Rigore stavolta per l'Inter per intervento di Michel, che trattiene Collovati. Con la consueta freddezza Brady segna e rilancia l'Inter. I bianchi madrileni trovano poi il modo di realizzare quel gol che è ormai nell'aria, fallo di rigore sullo scatenato Butragueño, indiscutibile come i 2 precedenti, e ancora Sanchez batte Zenga. 3-1 per il Real, tutto come all'andata e ricorso ai tempi supplementari, che l'Inter, ormai esausta, affronta con il giovane Vernazzani al posto di Rummenigge e con Fanna ormai inutilizzabile per uno schieramento. I gol annunciati del Real non si fanno attendere, uno per tempo nel prolungamento, autore di entrambi Santillana, a suggellare l'amara parabola dell'Inter, che tra l'uno e l'altro aveva lamentato la giusta espulsione di Mandorlini dopo un inutile e duro intervento su di un avversario. Nella doppia finale di Coppa UEFA il Real troverà ora i tedeschi del Colonia.